Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È 6 febbraio del 2024. Buongiorno qui da me e da Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Io invito subito tutti quanti a mettere mi piace e iscriversi al canale, quindi cliccate il pollicione all'insù, lasciateci un commento qua sotto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche subito, proprio in apertura di video lo fate, così siete a posto e vi godete tutto il video. Assolutamente sì. Iniziamo subito, dai, iniziamo con la pagina principale di Gazzetta, ma tanto è giusto per farvela vedere, come al solito, questa è una sorta di servizio di informazione da edicola. Il Milan vede già il futuro, Zirkzee nel mirino, Lacroix e Brassier per la difesa, Miranda, Biceteo. Ma insomma. Sì, so ne prendiamo atto, cioè sono usciti, sono nomi che circolano, ok, cioè poi per la difesa bisognerebbe sempre capire chi allenerà questa squadra la prossima stagione, che non sarebbe una cosa sbagliata. Già. Poi eventualmente pensi al mercato, per questo dicevo anche i giorni scorsi, decidiamo bene subito chi è presto, chi allenerà e chi sarà alla guida l'anno prossimo, perché così facendo ti giochi bene l'estate, che è importante. Se no è veramente un lanciare i nomi come le freccette sul triplo 20, cioè sperando di beccarci, quindi non... Sì, cioè, potevi fare lo stesso articolo con, che ne so, Soyuncu, piuttosto che Gyökeres, piuttosto che Sesko, ed era uguale. Cioè, va bene, ne prendiamo atto. No, ma anche per altre definizioni della nostra rosa dovremmo capire prima di tutto A, chi comanda, B, chi allena, C, i giocatori a quel punto. Partendo, ti direi anche prima da chi resta, perché magari qualcuno che andrà, soprattutto se cambi sistema di gioco, ci sarà. Va bene. Vuoi farti, diciamo così, mancare un altro maggio-giugno in allegria come è stato 2 anni fa, l'anno scorso e anche quest'anno? No, credo che sia di samba di giugno. Vabbè, ne rivivremo tutto, ci terremo collegati qui con noi, insieme a noi e con voi. Andrei avanti. Sì. Perché l'altro articolo di Gazzetta mi dà lo spunto per parlare di una questione che magari abbiamo affrontato un pochino marginalmente nell'ultimo periodo, perché mi sembrava anche corretto lasciare un pochino di spazio a quello che si era iniziato a fare a Milanello per poi vedere i risultati e nel caso commentarlo. Allora, il pezzo racconta di come il Milan sia un pochino rimesso in piedi in questo mese di gennaio, dopo che è andato incontro a 3 mesi, non 2, 3, perché c'è scritto 2, ma sono 3, ottobre, novembre, dicembre, tragici, visto che l'ultimo tendine è saltato a 3 giorni dal Santo Natale, quindi sono 3 mesi. Detto ciò, nel pezzo un pochino si racconta il motivo diciamo così, scatenante per i tanti infortuni, cioè il motivo principale, ora lo leggiamo velocemente così ci facciamo un'idea, così poi magari vi diciamo anche quello che possiamo sapere noi, poi ognuno si fa la propria idea, come sempre dico, insomma, non siamo il verbo incarnato, ognuno si fa l'idea che vuole, siete tifosi pensanti, siamo tutti pensanti, è inutile che diciamo la mia è giusta, la sua è sbagliata, ognuno si fa la propria idea di, più che tifosi, esseri umani pensanti. La domanda chiave ovviamente è una: come ha fatto il Milan a svuotare l'infermeria? 2 grandi spiegazioni, per entrambe bisogna guardare il calendario. La prima: il Milan a metà gennaio ha smesso di giocare 2 partite a settimana e Pioli, come altro allenatore, se può allenare una sola partita a settimana, sorride. Senza l'impegno del mercoledì o del martedì o del giovedì è possibile aumentare i carichi di lavoro un po' e usare diversamente soprattutto i giorni di inizio settimana, diciamo da lunedì a mercoledì, tipo per andare a Marrakech, St. Moritz. Sì, se non li dai liberi, cioè era da aggiungere. Questa è la mia battuta, scusate, era una digressione su mannaggia, beati loro. Sì.
Ma tu E i preferisci giocato Marrakech o St. Moritz? Perché cambia, Cioè fa una io se un'ora Marrakech, una se settimana l'uno, una posso vado settimana sempre al caldo. okay. I giocatori riposano di più, possono fare più prevenzione e prendono meno rischi. Non è a caso che Pioli nelle ultime 4 partite abbia schierato sempre la stessa formazione. Il turnover non è necessario. La seconda spiegazione è la differenza tra due momenti così particolari della stagione. Il Milan per numero di infortuni è stato completamente fuori scala, ma ottobre e novembre sono i critici per molte squadre, anche dicembre. In quei mesi gli impegni si intensificano, i campi peggiorano, il fisico viene messo alla prova, così nascono tanti problemi muscolari. Gennaio è meno complesso, non ci sono le nazionali, le partite diminuiscono, i problemi fisici calano. Allora, un paio di spunti, poi ti lascio anche a te. Sì, Allora, il Milan storicamente nelle ultime 4 stagioni, perché forse addirittura sono 4, ma 3 sicuramente. 3 e mezzo. Ma no, ti dico anche 4. Sai perché? Perché c'è anche l'annata quella dell'Europa League col Manchester e compagnia. Sono 4 stagioni. Che il Milan praticamente fa esattamente lo stesso tipo diciamo così, di stagione dal punto di vista muscolare, cioè inizia bene, sparato a 1000, tant'è che praticamente quasi sempre va in vetta al campionato, poi ha un crollo tragico tra una volta novembre-dicembre, quest'anno ci abbiamo aggiunto anche ottobre, siamo crollati prima, poi si riprende in gennaio-febbraio solitamente, e poi se ha il doppio impegno ogni tanto ci ricasca in marzo. Poi verso aprile-maggio finiscono gli impegni e finiscono anche gli infortuni. C'è la stagione. Quando è stato 4 anni fa, col Manchester eravamo a pezzi, Sì, perché doppio impegno ho giocato con la rosa migliore in entrambe le competizioni e siamo andati incontro a ciò. 3 anni fa non c'era diciamo così, doppio il impegno. il doppio impegno e quindi non c'era il problema. 2 anni fa, cioè meglio l'anno scorso, siamo andati incontro a una stagione un po' particolare, cioè ci siamo fatti male come al solito in ottobre e novembre e poi in primavera abbiamo deciso scientemente di dividere in 2 la rosa. Sostanzialmente il campionato la giocavano le seconde linee e quando c'era da fare soprattutto le partite vicino alla Champions League, addirittura andavano in campo quasi 11 giocatori diversi Sì. e la Champions più o meno la facevano i titolari e non abbiamo avuto problemi. Ora, il problema è uno grosso. Siccome siamo AC Milan 1899, tendenzialmente abbiamo il doppio impegno. Tendenzialmente dovremmo pure provare a farlo bene e non dovrebbe essere un peso. Non possiamo essere vincolati al fatto che, come è giusto statisticamente, perché è sempre stato così negli ultimi 4 anni, quando giochi una volta a settimana difficilmente ci infortuniamo. Ma siamo l'AC Milan 1899, che gioca la Champions o l'Europa League o quantomeno una volta a settimana in mezzo gioca. E volesse il Quindi cielo che non è giochi una colpa. volta alla se cioè più di una volta alla settimana. Non lo so, a me convince poco anche la questione storicamente sono mesi nefasti anche per altre squadre. Sì, è corretto, però è parzialmente corretto. Cioè non dici tutto, dici una parte, perché è vero, in Europa altre squadre come il Newcastle, come il Rennes per esempio, un'altra squadra che ha sofferto in quel periodo, sono squadre che hanno perso giocatori o tendenzialmente si perdono più giocatori in quel periodo lì e va bene. Ma Il quello punto è è che ovvio. il punto è che è il quarto anno, come dici tu, che accade questa cosa e quest'anno è durata 3 mesi e quest'anno ci abbiamo pure messo dentro una marea di tendini, tutti dei difensori tra l'altro, e quest'anno ci abbiam pure messo che la rosa profonda c'era per fare 2 competizioni, eppure comunque sei andato in emergenza. Quindi, cioè sono d'accordo No, con te quando dici ti chiami AC Milan, cioè le 2 competizioni sono dovrebbero essere, perché sono non m'allargherei, dovrebbero essere la normalità. Cioè tu dovresti avere il doppio impegno almeno fino a marzo-aprile se ti chiami Milan, come minimo, cioè fare gli ottavi, i quarti di Champions League tutti gli anni. Sarebbe la "normalità" tra virgolette, no?
Poi se vai più in fondo bene, se non vai più in fondo pazienza, però la normalità del Milan questa dovrebbe essere. Quindi boh, non lo No, so. è un invito più che altro a voi, poi magari qualcuno crede realmente che non c'era stato nessun tipo di problema o errore, semplicemente dovuto al fatto che si gioca tanti e i campi peggiorano e quindi siamo andati incontro a degli infortuni di tale portata. No, ma se qualcuno pensa così ci sta, cioè ognuno è libero di farlo. È un invito a voi a ragionare sul fatto che il Milan da 4 anni è costantemente la squadra peggiore a livello di statistiche di infortuni, nettamente tra l'altro, non di poco, ma nettamente. Quest'anno è più che nettamente, che è una delle, una su 100 credo, squadre, perché saranno un centinaio le squadre europee che giocano tra Champions, Europa League, Conference e compagnia cantante. Eppure non è che hanno 4 tendini che saltano così in allegria. Vi posso dire quello che penso io e quello che magari posso anche sapere io o la radio in generale. Se abbiamo avuto oltre 20 infortuni muscolari, se abbiamo avuto 4 tendini nel giro di 2 mesi, se abbiamo avuto una tale ecatombe di infortuni, non è perché abbiamo giocato tanto e non è perché abbiamo avuto un problema di campi pesanti, assolutamente no. Magari è una concausa, qualcosa che ha portato il piatto a pesare ancora di più, ma il fatto è che il Milan ha probabilmente, perché l'unico che ci potrebbe dare una conferma è chi l'ha fatta, totalmente sbagliato quello che è stata la predisposizione estiva, che ha portato ad avere un'infinità di problemi, quindi un errore umano, non di calendario né meteorologico. È stato un errore umano perché non è umanamente possibile ricondurre a eventi basici del calcio quello che ci succede da 4 anni. Poi è vero anche che si sta provando a mettere un correttivo, sfruttando il fatto che queste settimane sono vuote, quindi si può lavorare un pochino di più sulla forza a inizio settimana, dare un pochino di tono, cosa che era drammaticamente mancata in autunno e che ha portato probabilmente la sto parlando veramente in maniera spiccia, a avere dei problemi tendinei che sono andati a lavorare troppo e a usurarsi e a rompersi. Quindi abbiamo rimesso un po' di benzina, diciamo così, fatto sta che in effetti la squadra non si fa più male. Ora, la riprova finale è da settimane prossime in poi. Sì, perché riparte il doppio impegno, quindi la a meno che non si faccia come l'anno scorso, cioè che battezzi quasi 2 rose, una per il campionato, una per l'Europa League, stavo per dire Champions League, te pensi. Però io credo che comunque, cioè, se fosse veramente il doppio impegno, se fossero i calendari, i campi pesanti, cioè l'Inter gioca nei tuoi stessi campi, gioca a San Siro e gioca negli altri campi di Serie A, l'Inter ha lo tuo stesso numero di impegni, perché anche loro han fatto la Champions League coi gironi e la Coppa Italia, anzi hanno pure fatto la Supercoppa, che è una partita in più, perché quando tu hai giocato a Udine, loro han giocato 2 partite, semifinale e finale a Riyadh, quindi pure con il viaggio di mezzo. E non è sempre per fare paragoni, però se quelle davvero sono cause reali, cioè o Milanello ha i campi che sono coi chiodi da Fakiro rispetto a dove si allena l'Inter, oppure lo stesso problema l'avrebbe dovuto riscontrare anche l'Inter, così come tantissime altre squadre che giocano in campi pesanti, 2 competizioni, però contando anche che loro hanno un'età media molto più alta rispetto alla nostra e che quindi e anche a livello di picchi hanno giocatori da 34, 35, molto più di noi rispetto a noi, aggiungendoci questa cosa dovrebbero andare incontro a ancora più infortuni rispetto a noi, cosa che invece non succede. Allora o loro sono i miracolati da anni e anni, oppure c'è qualcosa che non va dalla nostra parte. Va bene, lo vedremo la settimana prossima, Henry, visto che torna l'Europa League, torna il doppio impegno, questo tanto temuto doppio Occhio a impegno che Rennes, lo so, occhio a è Rennes. abbastanza in ritmo, direi. Ne parliamo domani magari, o giovedì direttamente. Facciamo così, giovedì mattino Milan,
visto che sarà poi il giorno settimana prossima di Europa League, facciamo un po' 2 chiacchiere sul Rennes. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando, mi piace, il supporto, i commenti, diteci la vostra sugli infortuni qua sotto e vi aspettiamo per un prossimo video. Saluti.